Avete presente il tiramisù, quello classico al caffè? Bene, la ricetta che facciamo oggi è una ricetta di tiramisù completamente diversa. Molto fresco, molto invitante, all'interno andiamo a mettere le fragole che adesso sono di stagione e andremo a fare i biscotti savoiardi in casa. Perché i savoiardi che si comprano, perfetti per il tiramisù al caffè, nella ricetta che facciamo oggi, secondo me sono un po' grandicelli, quindi voglio fare dei savoiardi più piccolini, così che il nostro tiramisù alle fragole sarà non solo buono, ma anche molto bello da vedere. E poi una cosa molto interessante, andremo a fare una crema di mascarpone diversa rispetto a quella che ho fatto nel tiramisù al caffè, perché qui non vado a utilizzare le uova pastorizzate, è una lavorazione particolare per cui l'uovo si cuoce intanto che lo andiamo a montare. E quindi mettiamoci al lavoro, andiamo a preparare i primi savoiardi, facciamo la crema al mascarpone e poi vedete. Questa ricetta non è particolarmente difficile, ma sicuramente è un tantino elaborata, soprattutto se vogliamo andare a fare noi in casa i savoiardi. E poi è importante avere a portata di mano una bilancia, perché questa non è una ricetta che possiamo fare ad occhio, bisogna essere precisi. Iniziamo quindi a fare i savoiardi. Abbiamo bisogno di 3 tuorli e i bianchi li andiamo a pesare. Andiamo a pesare 50 grammi di zucchero, uniamo i tuorli e andiamo a montare. La frusta la andiamo a lavare perfettamente, la rimontiamo e adesso i bianchi delle uova li andiamo a montare a neve fermissima. Gli albumi stanno montando e a questo punto possiamo andare ad aggiungere 40 grammi di zucchero, ma li aggiungiamo a poco alla volta, appunto per permettere al composto di incorporare quanta più aria è possibile. Ed ora andiamo a pesare 30 grammi di fecola e 60 grammi di farina bianca. Le farine vanno setacciate perché in questo modo si incorpora anche nella farina tanta aria. E questa operazione la facciamo per 2 volte. Ai tuorli con lo zucchero andiamo ad aggiungere la farina setacciata e i bianchi montati a neve, però dobbiamo farlo a poco alla volta anche questo procedimento. Quindi mettiamo un pochino di farina e un po' di bianchi a neve e incominciamo a mescolare dal basso verso l'alto per non far smontare il composto. E siamo pronti per mettere in una sacca a poche e per andare a formare i savoiardi. Il bello di fare i savoiardi in casa è che possiamo dargli la forma che più ci piace. Io andrò a fare delle forme tonde che andrò a mettere sul fondo delle coppette e poi dei piccoli savoiardi che andiamo a inzuppare nel tiramisù. Andiamo a mettere sopra dell'amido di mais e tanto zucchero a velo. Questi adesso vanno in forno a 200 gradi per 10 minuti e mi raccomando, bisogna tenere un pochino aperta la porta del forno perché così si asciugano per bene. I biscottini savoiardi sono pronti e adesso possiamo andare a fare la crema al mascarpone. Ci servono solo i tuorli delle uova, quindi andiamo a separare i tuorli dagli albumi e i tuorli li andiamo a montare
fin quando non diventano bianchi, ma che dico bianchi, devono essere bianchissimi. E i bianchi delle uova, naturalmente non li vado a buttare, li metterò nel congelatore e andrò a preparare degli ottimi ricciarelli. E qui sopra vi lascio il riferimento alla ricetta. Sul fuoco andiamo a mettere l'acqua e lo zucchero. Lasciamo sciogliere lo zucchero e portiamo a bollore. Lo sciroppo deve bollire fin quando non si formano delle bollicine abbastanza grandi in superficie, ma soprattutto deve diventare di un colore leggermente ambrato, più sul giallino che non sull'ambra. Guardate la grandezza delle bolle, il colore è debolmente paglierino. Ora possiamo chiudere e lo andiamo ad aggiungere alle uova. Dobbiamo far montare le uova con lo sciroppo fin quando il composto non ritorna a temperatura ambiente. Adesso possiamo andare ad aggiungere il mascarpone e la panna. Azioniamo di nuovo la planetaria e facciamo lavorare fin quando il mascarpone e la panna non sono perfettamente montati. Andiamo a mettere nelle coppette questi biscottoni savoiardi e andiamo a bagnarli con liquore limoncello e con l'alkermesse.